Il nome Lele nasce da un aneddoto molto familiare. Rivolta fu talmente tanto occupato che nel Natale del 68 tornò a casa e si rese ben presto conto di non aver fatto un regalo alla moglie. Quindi andò in cantina e scolpì su un pezzo di legno il nome Lele. La mattina successiva, all'apertura dei regali, la signora Rivolta, Lele appunto, Rivolta, trovò questo pacchetto, lo aprì e il marito le disse che per Natale le aveva regalato un nuovo modello. Lei ancora oggi rinfaccia al marito di non averle fatto un regalo. Mi chiamo Manuel Bordini, lavoro nell'ufficio legale di un ente pubblico a Roma e sono originario di Modena. La Lele l'ho comprata nel 2012. Era una macchina sostanzialmente che non voleva nessuno. La macchina era ritenuta brutta e invece secondo me era una macchina di una bellezza sconvolgente, una macchina che ancora non ho capito perché è bella. Ha una storia tutta particolare. Fu acquistata nuova da una famiglia polacca, scampata da Auschwitz, trasferitasi poi a Milano, avevano avviato un'attività commerciale. E la cosa un po' che mi piacque è che loro venivano da un paese polacco che si chiama Lelewitz. E quindi tra me pensavo che la scelta anche di questa macchina era forse dovuta a una vicinanza particolarmente cara ad un paese natale, insomma, no? Come spesso succedeva a questo genere di macchine, rimase ferma nei depositi per decenni. Che fosse una macchina speciale me ne ero reso conto. Mi documentai sul marchio, cercando quantomeno di capire come una realtà come la ISO fosse potuta finire improvvisamente nel 74 con un fallimento. Io avevo una vaghissima reminiscenza della ISO collegata con la Grifo, quindi per me la ISO Rivolta era la ISO Grifo. E in famiglia c'era stata la passione per il modello e quindi se ne parlava e io avevo questo nome da qualche parte nella memoria. In famiglia eravamo collezionisti di auto, però di auto inglesi, quindi cilindrate molto grosse, cambi automatici, auto che con le sportive italiane non avevano nulla a che vedere. La ISO è stato veramente l'apertura di una nuova consapevolezza di che cosa in Italia si era riusciti a fare così tanto tempo fa. Rivolta muore nel 66. Rileva la ditta al figlio. Il figlio è il più giovane capitano di industria automobilistica. A seguito della morte del padre Renzo, decise che ormai i tempi erano maturi per un rilancio dell'azienda con un nuovo modello, che però non poteva sopportare i costi di un'intera riprogettazione. Quindi si prese il telaio della GT 300-340. Gandini in qualche maniera fu investito di questo nuovo progetto e ideò una linea chiaramente di rottura rispetto agli anni 60, perché siamo ancora negli anni 60, però anticipa quelli che sono poi le linee, quegli stilemi stilistici che torneranno di gran voga negli anni 70. Con cui sono entrate effettivamente in sintonia, credo che la Lele sia la macchina effettivamente più completa. Per l'epoca in cui è stata costruita è una macchina estremamente prestante. La mia Lele
una delle prime macchine a montare il motore Ford, perché prima anche la Lele aveva lo stesso GM che veniva montato sulla Fidia, sulla Grifo. Qui invece abbiamo un Cleveland 5780 di cilindrata che eroga 325 cavalli. Rispetto ai nostri italiani, il motore che gira più piano, il motore che canta di meno, però ha una coppia straordinaria. Questa è la grande fluidità di guida, non è mai una guida nervosa. È una macchina che in qualche maniera imprime fiducia. Le cambiate sono sempre precise, lo sterzo è sempre preciso, quasi che non esista un qualche cosa che la possa disturbare. Per quel che mi riguarda, è la macchina con la quale mi sono divertito di più. Poi nel periodo in cui ero io alla ISO, le macchine più prodotte erano le Lele. Prima che avvenisse il fallimento, la ISO aveva puntato a rimodernare la Lele, ma non tanto a livello di maquillage esterno, strutturalmente, proprio come macchina. Noi avevamo a disposizione questa scocca. Allora ho detto, vabbè, proviamo ad andare avanti noi a completarla quantomeno. Ci aveva contattato un amministratore del fallimento per chiederci se potevamo essere disposti a fare una piccola produzione. Al che noi abbiamo detto, vabbè, insomma, noi non è che potessimo rischiare più di tanto. Inizialmente Rivolta pensava di produrre macchine in grandi volumi. In realtà lui non riusciva a produrre questi volumi e soprattutto non c'era domanda per quei volumi. Ma invece aveva potuto fare un salto di qualità. È stata una scelta molto ambiziosa, ma non è stata una scelta di grande successo, perché erano macchine che rappresentavano quello che il 68 stava contestando. Non era un momento difficile solo per la ISO, poi per la crisi petrolifera, vuoi perché in quegli anni lì cominciavano a essere rapiti i figli di quelli che andavano in giro con le macchine tipo ISO, tipo Ferrari, tipo Lamborghini, industriali, eccetera. E anche chi poteva acquistarle poi alla fine finiva per non comprarle. Per cui la produzione si fermò a 285 nell'arco di 5 anni di produzione. Era necessario per la ISO trovare un partner. All'epoca Ferrari era entrata nell'orbita di Fiat, la Lamborghini aveva in produzione trattori, aveva altri tipi di prodotti che sostenevano anche il Gran Turismo. Subentra un investitore italiano che si chiama Ivo Pera, che rileva il marchio e lo quota alla borsa di New York. Mediante una scalata mise in minoranza la famiglia Rivolta, che quindi praticamente fu costretta a uscire dall'azienda che aveva creato. Rivolta decide di lasciare la ISO perché è in contrasto con quello che era diventato il nuovo azionista, il quale ovviamente pensava solamente ai margini. Fare un profitto significava cominciare a risparmiare su tante cose. Alla fine del 74 venne dichiarato il fallimento della ISO. Rivolta rileva il suo marchio ISO Rivolta, ma la ISO sparisce. La ISO Rivolta è stata conosciuta nel mondo molto meno di come avrebbe dovuto essere riconosciuta. Tutti hanno dovuto correre per cercare di raggiungere il livello della ISO. Qualcuno ci è riuscito, qualcuno non ci è riuscito. Fatto sta che la ISO poi è andata a picco e le altre no. La ISO è bellissima, ma non se la ricorda nessuno. Comprano le Ferrari, le Maserati, le Lancia, le Alfa Romeo. Chi acquista una produzione della ISO preserva in un certo senso un pezzo di storia che altrimenti avrebbe avuto il destino di essere abbandonato. Piano piano, insomma, speriamo che fra qualche anno apriranno questo museo, che è in ballo già da troppi anni. Sooner or later it will be ready and it will be very important for the ISO brand. Il marchio ISO Rivolta è l'ultimo marchio automobilistico italiano. Appartiene alla stessa identica famiglia da quando è nata. Però non dimentichiamo mai una cosa, che la ISO non è fallita per i debiti. La ISO è fallita a un certo punto perché si decise di interrompere la produzione e magari dopodiché riniziarla successivamente. Se io dovessi immaginare un nuovo modello ISO oggi, immaginerei una GT.
non è stata adeguatamente apprezzata la modernità della Lele, della Grifo. Tra le italiane superpotenti, che non erano le muscle car americane, erano qualche cosa di più. Perché Rivolta, in fin dei conti, che cosa voleva fare? Lui voleva fare una macchina che fosse una macchina fatta bene, costruita per durare. Quella filosofia di dire vogliamo il meglio. Partiamo da capo, un foglio bianco, progettiamo una macchina, questa macchina deve essere la migliore.